La possibilità di esporre un importante fondo proveniente dalla Francia ci permette finalmente di attuare un focus su Mario Cavalieri, un mito per chiunque sia rimasto stregato dalla sua pittura sontuosa, ricca ed aristocratica. Già all'inizio del Novecento la sua comparsa alle esposizioni della Secessione di Roma e di quelle di Capesaro a Venezia generò scompiglio per i suoi lavori dal colore torrenziale, memore della pittura veneziana e delle esperienze post-impressioniste, poi rafforzate dal definitivo trasferimento in Francia del 1925. Pittore dunque sin dagli esordi sicuro di se stesso ed impermeabile poi alle sirene delle avanguardie. Ed è sufficiente ammirare il piccolo autoritratto qui presentato per la prima volta per comprendere tutta l'algida sicumera del maestro, capace di affascinare il pubblico femminile come gli amanti della bella pittura. A presentare questa mostra online dedicata a Mario Cavalieri e al suo per certi versi unico percorso artistico sarà Manuel Barrese, a cui lascio la parola. Per Mario Cavalieri si è spesso parlato di pittura senza tempo. L'artista infatti ha attraversato il Novecento rimanendo sempre fedele a una propria originale cifra stilistica di derivazione naturalista che neanche gli incendiari diktat delle avanguardie storiche hanno saputo mettere in crisi. Cavalieri è stato un pittore modernissimo senza tuttavia aver mai sconfessato il medium tradizionale del quadro. Ancora negli anni 50, in un momento cioè in cui sull'opzione figurativa gravava già un pesante pregiudizio, tenne a rimarcare la sua ostinata aderenza a una pittura ben calibrata sul mondo fenomenico, ma al contempo mai pedante né tantomeno piattamente aneddotica. E proprio i caratteri, per così dire, anacronistici della sua arte affascinarono alcuni dei più influenti storici dell'arte italiani del Novecento. Tra i suoi sostenitori c'erano ad esempio Roberto Longhi e Carlo Ludovico Ragghianti. Soprattutto Ragghianti è stato cruciale per la rivalutazione dell'artista perché nel 1953 tenne ad organizzargli una retrospettiva a Firenze. Ancora nel 1967 Ragghianti volle poi dedicare all'anziano Cavalieri una sala personale nell'ambito dell'importante mostra di revisione tenutasi a Palazzo Strozzi, Arte Moderna in Italia 1915-1935. Pittore di respiro europeo, Cavalieri ha avuto una formazione composita e cosmopolita che lo ha portato ad esporre in Germania, Svizzera, alle Biennali di Venezia, alle mostre della Secessione Romana e ai Salon parigini. Nato a Rovigo nel 1887 da un'agiata famiglia d'origine ebraica, ha poi gravitato tra Padova e Venezia, risentendo da una parte dell'allora pervasivo clima delle secessioni austro-tedesche, dall'altra delle sollecitazioni moderniste dei cosiddetti dissidenti di Capesaro, come ad esempio Felice Casorati, Gino Rossi e Ugo Valeri. Ancora intriso di umori simbolisti di derivazione nordica è l'interessante autoritratto giovanile, databile 1907, che sia per l'insolita struttura a registri sovrapposti, sia per la fattura abbozzata, potrebbe essere considerato uno studio preparatorio per un lavoro più ambizioso ma mai portato a termine. Nell'opera l'artista si raffigurò immobile, come a scrutare se stesso in una sorta di soliloquio interiore teso all'autorimprovero. Infatti, a coronamento del dipinto pose 2 iscrizioni di monito, una in italiano e una in inglese, in cui è possibile leggere: «Voi siete troppo ozioso e avete troppe amiche». Ancora sopra inserì, tratteggiandoli in maniera compendiaria, 3 volti di donna. Benché già nelle prove degli inizi si vede ad esempio l'olio La pausa sotto l'albero del 1905, avesse dimostrato una generica consapevolezza degli sviluppi del post-impressionismo, è nel 1911, in coincidenza di un primo fondante soggiorno a Parigi, che Cavalieri spostò il raggio delle sue simpatie stilistiche dalla Mitteleuropa alla Francia. Innestando su una preesistente e tutta klimtiana vocazione alla saturazione visiva del piano pittorico, Cavalieri si dimostrò immediatamente ricettivo verso i formalismi divulgati sullo scorcio del XIX secolo, prima dai cosiddetti Nabis e in modalità sempre più radicali dai Fauve. Così, nella traiettoria aperta da Bonnard, Sérusier, Vuillard e Matisse, l'artista rodigino, dal 1925 fino al 1969, anno della morte, stabilitosi in Francia, sviluppò una poetica a tratti intimista, a tratti tesa alla celebrazione delle classi più agiate, declinandola sul crinale della bidimensionalità
sul gusto dell'horror vacui e soprattutto su quell'enfatizzazione dei colori che avrebbe poi portato un critico acuto come Maurizio Fagiolo dell'Arco a definire Cavalieri il Matisse del Triveneto. Con una perfetta padronanza del mestiere, Cavalieri ha saputo valorizzare nelle sue tele i valori di superficie, privilegiando una materia pittorica densa, un cromatismo esuberante ma mai distonico. Di fronte a un quadro come Vaso di fiori del 1951, si rimane irretiti dall'opulenza di una rappresentazione restituita mediante sapienti incastri di forme, colori e dati descrittivi. Stupisce poi la voluminosità di una pittura stesa per addizioni vibranti. E in proposito, Giorgio De Chirico, nel commentare la partecipazione di Cavalieri a una mostra del 1920 tenuta presso la Galleria Pesaro di Milano, paragonò i suoi lavori a dei rilievi fatti con argilla colorata. Oltre ad essere una festa per gli occhi, i dipinti di Cavalieri sono in un certo senso assimilabili a dei manufatti decorativi, magari di matrice orientale. L'artista, è stato notato, ha guidato il suo pennello con la destrezza che è propria dei cesellatori e dei maestri arazzieri. Non a caso l'autorevole Roberto Longhi, già nel 1919, sostenne che ogni quadro dell'artista appariva ricco, cantante e sfrenato, proprio come uno scialle vero, un gaudioso tappeto. Il referto di Longhi risulta interessante perché chiarisce gli universi estetici a cui Cavalieri, sin dagli anni giovanili, ha guardato. Longhi, per inciso, apprezzava molto il pittore Rodigino, tanto da possedere nella sua collezione privata un'opera, la Sala disabitata, probabilmente esposta alla terza mostra della Secessione Romana del 1915. Alla base, comunque, lo studioso stimava Cavalieri in quanto perfettamente incasellabile in quel segmento di pittura moderna francese che da Monet, Renoir e compagni giungeva fino alle radicalizzazioni fauve. A giusto titolo, per definire la sua caratteristica ricercatezza cromatico-compositiva, parlò di un impressionismo sostanzioso. Ricondusse poi la sua euforia coloristica agli accordi di tono elementari e potenti del primo Matisse. Infine, allontanandosi però dall'orizzonte francese, propose un curioso ma efficace parallelismo tra le velleità mondane, sottese in certe soluzioni iconografiche o figurative di Cavalieri, e la magniloquenza retorica sfoggiata, all'incirca negli stessi anni di attività, da Zuloaga, maestro iberico che, occorre ricordare, nei primi decenni del Novecento godeva di una straordinaria popolarità internazionale. In questo stimolante ed eterogeneo coacervo di influenze, Cavalieri riuscì ad imporsi come aedo di un universo femminile ora sorpreso nella banalità del quotidiano, ora calato sulla scena del bel mondo. Senza scadere nell'illustrazione d'apparato, dedicò poi numerose tele alle dame di una eletta società, soprattutto francese. In questo tipo di produzione Cavalieri riuscì a coniugare scrupolo descrittivo e sapiente controllo dei mezzi pittorici a sua disposizione. Eloquente il ritratto di Signora in nero del 1927, che oltre a sublimare il ritratto dell'effigiata, può essere letto anche come un esercizio di stile sull'integrazione e sul relativo contrasto delle cromie nere e bianche. Con felice estro inventivo, seppe poi trasfigurare gli agi e i passatempi dell'alta società in contesti edenici. Emblematico, ad esempio, il grande dipinto Dopo il bagno che Cavalieri espose al Salon d'automne del 1929. Il fascino dell'arte di Cavalieri non risiede solo nello sfoggio di fantasmagorie coloristiche e di lambiccati artifici visivi. Egli è stato anche il cantore di un mondo altoborghese rarefatto e a ben vedere un po' in disfacimento, connotato da interni ricercati e oggetti sottilmente démodé, ad esempio ceramiche, pendole, paraventi, specchiere. E una lieve malinconia spira anche nel dipinto Nicole, datato 1954, in cui un Mario Cavalieri in stato di grazia riportò in auge ancora negli anni 50 del Novecento quelle atmosfere prustiane già superbamente evocate tra le due guerre. Davvero appropriata allora la definizione di Giorgio Bassani, che in un insuperato articolo pubblicato sulla longhiana rivista Paragone nel 1953 si riferì a Cavalieri come pittore di tenere archeologie dell'altro ieri.